Quali sono i 3 elementi che un professionista deve avere sempre a posto, sempre in? Nel corso degli anni, avendo svolto diversi tipi di lavori, e specialmente in quello che sto svolgendo principalmente, il cameraman, montatore, videomaker, per diverse reti televisive e non, ho visto che alcune persone riuscivano nel breve termine, altre nel medio termine e poche nel lungo termine ad avere un flusso di lavoro costante nel tempo. Ad esempio, conosco una persona che lavorava molto alcuni anni fa, ma al mio ritorno dalla Germania ho saputo che la tipologia di lavoro era sì sempre nel settore dei media, ma in un ramo diverso. Non era più così di successo, laddove altri suoi colleghi continuavano ad andare avanti, bene o male, nello stesso settore in cui lui lavorava prima. Aveva tutti i mezzi necessari per continuare a fare quello che stava facendo. Il problema era uno dei punti che vedremo tra poco, che con il passare del tempo lo ha portato a trovarsi isolato e a dover cambiare la nicchia di mercato e il tipo di attività prevalente per poter sopravvivere. Personalmente, dopo aver acquisito nuove competenze tecniche nei 2 anni passati a Berlino con una nota TV araba e arricchitomi di una mentalità completamente diversa a livello di rapporti lavorativi e sociali, in cui il lavoratore ha dei diritti, non viene bistrattato, insultato o minacciato di perdita di lavoro, perché in Germania è il lavoratore che ha il coltello dalla parte del manico, non il datore di lavoro, ma questo sarà un argomento per un altro video. Tornato in Italia con dei miglioramenti in questi 2 aspetti della mia vita professionale, abilità tecniche e rapporti professionali differenti sul posto di lavoro, mi sono trovato avvantaggiato e non ho avuto enormi difficoltà nel ritrovare lavoro nonostante la crisi. Alla fine, analizzando queste 2 situazioni estreme, e voi vi chiederete: ma Massimo, ma non hai nient'altro da fare durante il giorno? No, è sicuro che ho anche altre cose da fare. Sono arrivato all'estrapolazione, che parolone, di 3 elementi che ho finito per chiamare il triangolo professionale. Triangolo professionale. E quali sono gli elementi di questo triangolo? La preparazione tecnica, la capacità di mantenere la parola data e l'educazione. Ma qual è la priorità tra di loro? Se consideriamo il punto di vista del professionista, viene prima la preparazione tecnica, perché ti permette di risolvere qualunque problema e quindi di poter mantenere la parola data. Questo ti permette di mettere in secondo piano, almeno per un po', l'educazione, perché il cliente dice sì, è una persona antipatica, però se dice che fa una cosa, la fa e la sa fare. Quindi, riassumendo, dal punto di vista del professionista, la priorità è preparazione tecnica, capacità di mantenere la parola, educazione. Dal punto di vista del cliente invece la priorità è invertita. La cosa più importante all'inizio è l'educazione, perché la buona educazione ti permette di entrare in contatto col cliente, di creare l'empatia, il feeling, e solo a quel punto lui accetterà la tua parola che quel lavoro che ti vuole commissionare lo farai. È ovvio che per mantenere la tua parola entra adesso in gioco la tua competenza tecnica. La persona pensa che se questo mi dà la sua parola, probabilmente è preparato tecnicamente, ancora non sa niente del risultato finale. Tutto è partito dal fatto di aver instaurato una buona comunicazione grazie alla buona educazione. Quindi hai potuto dare la tua parola e a quel punto devi dimostrare di avere competenza tecnica, portando a casa il risultato. A questo punto, facendo il paragone, si capisce chi è che ce la farà a breve, a medio e a lungo termine. E chi ce la farà? Beh, tra chi ha la preparazione tecnica e chi ha l'educazione e quindi può dare la parola, vincerà a breve termine sicuramente quest'ultimo, fino a quando, non avendo competenza tecnica, sbaglierà e si brucerà tutti i clienti. Freghi il cliente una volta, ci lavori una volta e poi non ci lavori più. Nel caso in cui entrambi i professionisti hanno una preparazione tecnica simile, vince nel medio termine chi è in grado di mantenere la parola data. Questo perché magari la seconda persona è negligente, magari ha risolto il problema ma non ha avvisato il cliente per tempo, oppure ritarda a trovare la soluzione perché si distrae con altre cose invece di portare a termine il compito che gli è stato dato e quindi non riesce a mantenere la parola portando il risultato per tempo. Nel lungo termine vince chi, oltre ad avere la competenza tecnica e saper mantenere la parola data, ha anche buona educazione, perché il cliente va avanti con la persona sgradevole perché ottiene il risultato, fino a quando non conosce quello che ha anche educato. Quindi da lì in poi collabora solo con quest'ultimo, che vince nel lungo termine. Immagino che adesso sia chiaro il motivo per cui la persona di cui parlavo all'inizio del video è stata costretta a cambiare la sua attività principale e perché nel lungo termine quasi sicuramente fallirà di nuovo.